Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte, volendo, di questo approfondimento sugli altoparlanti coassiali. Per chi fosse interessato metterò un link in descrizione per la prima parte, ok? In questa appunto abbiamo visto quali sono le caratteristiche, le peculiarità, come sono configurati questi altoparlanti, velocemente li accenniamo. Di norma c'è un woofer, c'è un tweeter, questo tweeter può essere anche a compressione, può esserci invece del woofer può esserci un mindrage, possono essere a tre vie, ok? Woofer, mindrage e tweeter e così via. Eh, sono e restano altoparlanti che hanno una peculiarità che è quella di approssimare una sorgente reale, tant'è che questa peculiarità e qualità hanno fatto sì che alcuni brand hanno proposto molti modelli, hanno investito tantissimo. Tra queste possiamo citare Tannoi col suo QSL, il Dual Concentric, si vede qua il particolare, ok? Tannoi quasi su tutti i diffusori fa uso di QSL. Dico quasi perché non sono sicuro, ma sembra quasi tutti. Ok? Diversamente da Kef invece, che anch'essa ha fatto grossi investimenti, tuttora studia il coessiale, questo è il particolare del suo che ne fa attualmente quello in uso, che viene usato sia per quanto riguarda questi piccoli monitor, sia per quanto riguarda altre configurazioni. Molto 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 caruccio questo qua di Kef, ok? Ovviamente anche Pioneer ha dato il suo contributo, grossi investimenti, grossissimi investimenti. Pioneer, se può permettere, oltretutto, con questo suo QSL che si vede qua in primo piano, presente nella serie TAD o TED, non so come si pronuncia correttamente. Bellissimi diffusori di grosse prestazioni, ahimè, se li fa pagare, ok? Giustamente, credo, ok? Bene, ovviamente anche Teclix non si è fatto scappare l'occasione e si è proposta anch'essa con soluzioni nella quale sono presenti questi QSL, questo è il suo, molto 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 caruccio anche il suo, che possiamo trovare in diverse configurazioni, ok? In campo pro, nella fattispecie, per quanto riguarda nello studio, quindi il monitor studio, la Genelec anch'essa presenta soluzioni nelle quali sono ben piazzati i coessiali sia per quanto riguarda piccoli monitor sia per quanto riguarda soluzioni un pochino più impegnativi, ok? Anche abbastanza costosi. A maggior ragione, dico, è giusto che sia così. Se ci sono investimenti, se ci sono risultati, è giusto che vengano pagati, ok? È un altoparlante allora perfetto? Ahimè, no, la perfezione non esiste e quindi anche nel nostro QSL ha compromessi che dobbiamo accettare per certi versi, ok? Tra questi possiamo trovare la distorsione di modulazione per effetto Doppler. Per i meno avvezzi in materia, voglio ricordare cos'è questo effetto Doppler. Se ben ricordate, quando si sta avvicinando un'autoambulanza, soprattutto quando c'è la possibilità di sentirla da lontano e questa si avvicina e poi passa e via e si allontana di nuovo, si ha una variazione di tono della sua sirena, ok? Lo stesso effetto lo possiamo trovare quando si assiste a una gara di Formula 1 e si sente in lontananza che l'auto si sta avvicinando. Anche in questo caso si sente che poi quando passa molto di più rispetto, anche perché il livello dell'SPL è molto più in alto nella Formula 1, quindi è molto più marcato questo effetto. Cosa succede per quanto riguarda l'effetto Doppler? Soprattutto, pardon, non soprattutto, si ha quando c'è una sorgente in movimento. Anche per quanto riguarda il coessiale si verifica e si crea questa condizione, ovvero le onde del Twitter, ok? Quando vengono generate da questo e quindi c'è
questa onda che si propaga, che sono diverse onde ovviamente, consecutive, il movimento del cono va a comprimere l'aria, comprimendo l'aria comprime anche queste onde che si accorciano, cioè si accorcia la distanza fra queste onde e quindi diminuisce la lunghezza d'onda. Se diminuisce la lunghezza d'onda, cosa succede? Aumenta la frequenza. Si ha l'effetto contrario quando il woofer si arretra, scende, ok? Va in decompressione. Cosa succede? Che la distanza si allarga tra onde e onde, si allunga la lunghezza d'onda appunto e la frequenza si abbassa e quindi si ha questa modulazione. Dicasi lo stesso per quanto riguarda l'ambulanza, dicasi lo stesso per quanto riguarda la Formula 1. Questo diciamo piccolo handicap può essere mediato evitando che il cono faccia delle escursioni abbastanza diciamo vistose, no? Di norma è un effetto conosciuto, viene tagliato con un passalto, quindi o perché ci sono più vie o perché c'è un subwoofer e satelliti nei piccoli studio monitor, di norma effettivamente il cono non compie grosse escursioni e quindi questo effetto viene mediato, è tollerabile, è trascurabile per certi versi quando viene curato ovviamente, ok? Per quanto riguarda invece i coessiali non concentrici, che abbiamo visto sempre nella prima parte, questa distanza che c'è tra il tweeter e il cono poteva essere mediata e compensata attraverso il crossover, perché il tweeter, diciamo il cono andava tagliato a frequenze più alte, non altissime, e quindi anche in questo caso lo sfasamento poteva essere diciamo accettabile. Questo in asse. Sul fuoriasse invece, come ben si può evincere dalla lunghezza di questi due segmenti, anche prendendo un punto medio, ok, la differenza c'è e persiste, ok, e pertanto sul fuoriasse la risposta di questi tipi di QSA rimane non regolare, per niente lineare, ok? Quindi compromessi ci sono, ovvero ci sono pro e contro, li elenchiamo velocemente. I pro, è un altoparlante molto compatto, quindi laddove ci sia questa necessità, cioè non c'è spazio, è la soluzione migliore. Non si può avere di meglio. Un piccolo altoparlante piazzato al centro di un box, abbiamo il diffusore bello e completo, ok? Si può avere un'offerta abbastanza ampia. Nel Carauto si possono trovare driver altoparlanti abbastanza economici fino ad arrivare al Pro, costosi se non costosissimi in high end, in high end, ok? Perché costosi nel Pro e anche nel high end? Perché in campo Pro, dove ovviamente tutti sappiamo che c'è questa grande necessità di potenze elevate, per far sì che l'altoparlante possa dissipare questa potenza, si usano materiali più di pregio, curati, ok, tolleranze molto restrittive e quindi tutto questo fa sì che l'altoparlante sia più costoso. In hi-fi end le tolleranze sono ancora più restrittive e quindi sono anch'esse portano ad avere altoparlanti ancora più costosi. Però c'è da dire che questa loro qualità di approssimare la sorgente reale, cioè la sorgente puntiforme, fa sì che abbiano questa grande diffusione e ahimè, lo devo dire, c'è questa magia che si crea con il QSL, c'è poco da girarci intorno. Soprattutto, e sottolineo, soprattutto quando si è a una certa distanza dal diffusore. Non deve essere superiore ai 2,5 metri, perché oltretutto, voglio dire, quando poi ci si allontana oltre questa distanza, la magia tende un pochino a sparire. Più si è vicino al diffusore, più questa qualità si sente, ok? Questa caratteristica, questa magia, messa tra virgolette, si avverte, ok? I contro li stavamo accennando,
oltretutto non è personalizzabile, quello che ci offre la casa, quello ci dobbiamo tenere, il woofer quello è, quello resta, il tweeter quello è, quello resta, non possiamo cambiarli, quindi non è personalizzabile. Abbiamo accennato alla distruzione di modulazione per effetto Doppler, ahimè, a questo si può mediare per certi versi, sul fuoriasse, ahimè, no, e poi abbiamo il problema della polvere, perché il cono per poter oscillare liberamente, ok, c'è un piccolo spazio tra cono e tweeter che poi non può essere sigillato, se no insomma ostacola il movimento e a lungo andare si va a depositare della polvere, soprattutto quando il magnete fa uso di neodimio, ok, che è molto più forte come campo e quindi attira più facilmente la polvere e quindi insomma si può avere qualche problemino di deposito di polvere. Quindi questo nostro querciale, insomma, famigerato, anch'esso, insomma, ha questi compromessi da accettare. Non credo che ci sia altro da aggiungere per quanto riguarda i coessiali. Mi fermo qua. Spero che questi due video tutorial siano stati di vostro gradimento. Nell'eventualità mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo, mi fermo qua. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!